AMG GT Black Series, la vettura dello straordinario record al Nürburgring. Dopo il primo record del 2016 dell'AMG GTR, 7 minuti 10 secondi e 9 decimi, qui con 6 minuti 43 secondi e 6 decimi abbiamo rasentato la follia, e in effetti questa è rimasta per un bel po' l'auto più veloce del mondo al Nürburgring, battuta solo da poco dalla AMG One, l'Hypercar, che costa però 7 volte tanto, che ha battuto ancora di qualche secondo, non così tanti in realtà, lo straordinario record. Ma scopriamo le motivazioni di questi record. Sicuro sta nel propulsore. Cambiato completamente il V8 a carter secco biturbo, questa volta ha un albero motore piatto, quindi albero motore tipico da Ferrari, cambiato solo per questa vettura, dall'esperienza anche in pista di AMG per arrivare a 730 cavalli e 800 Nm di coppia. Non solo con l'albero motore, grazie anche a una turbina maggiorata e la pressione al turbo, tra le altre cose, aumentata di 0,5 bar. Ma scopriamo l'anteriore di questa straordinaria vettura, modificata completamente con l'AMG GTR. La presa d'aria anteriore più grande, derivata dall'esperienza del GT3 in pista, e lo split in carbonio. Ed eccola la super sexy ala posteriore, doppia ala in realtà. Pensate, 400 kg di downforce sono tanti, a 250 km/h, ottenuti grazie a una prima ala a controllo elettronico, quindi regolabile nella parte superiore, che qui abbiamo alzato in manuale, e poi una seconda ala regolabile al posteriore. Interessante però scoprire anche le modifiche al setup di questa vettura, a cominciare da quelli che sono gli pneumatici Michelin Cup 2R doppia mescola, studiati appositamente per questa vettura e montata ad esempio su questi cerchi da 20 pollici. Modifiche poi anche al setup, in particolare barra antirolio in carbonio regolabile nell'anteriore, in acciaio regolabile al posteriore, soprattutto anche ammortizzatori adattivi totalmente nuovi. Sono curioso di capire il tempo che farà su questo circuito di Busca. Non è facile battere il record della 488 pista, battuto quasi ovunque da questa vettura, ma qui c'è un tema: il peso. Questa vettura pesa quasi 400 kg in più, l'aerodinamica qui non funzionerà così bene e quindi dovremo fare a meno dell'effetto aerodinamico che tanto ha dato sul Nürburgring ad esempio. Scopriamo come va insieme. Scopriamo come va questa AMG GT Black Series. Impressionante il motore, mi piace tantissimo, rabbioso, veramente cattivo. Anche il suono non è fortissimo ma è rocco, bello. L'albero motore si sente come prende i giri rispetto anche alla GTR, è impressionante. Vediamo però le prime impressioni di guida. L'assetto è molto bello, la macchina inserisce. Ho faticato molto a scaldare gli pneumatici posteriori, adesso però sono perfino troppo in temperatura. Spettacolo! Sound! Via limitatore a 7000, anche se a 6,7 in teoria finisce, ma è bellissimo. Bella la precisione, il posteriore scivola sempre un po', l'anteriore inserisce perfetto, e poi questi Cup 2R, davvero tanto grip. È veloce dappertutto questa macchina, non riesce a comprendere veramente, non c'è qualche particolare che è superiore a qualcos'altro, è un bilanciamento perfetto, il peso quasi non lo sento, viene la chiocciola, siamo nello stretto, fatichiamo col differenziale elettronico a tenere il posteriore, via per il giro veloce. Ho staccato ovviamente tutti i controlli, quindi in 9 posizioni di traction control finiscono a non servirmi, via. Poderoso il motore, davvero strepitoso, precisissima come ho detto. Si sente la gomma morbida, qua nella S è perfetta, l'aerodinamica non funziona qua ma non ne abbiamo bisogno, il telaio è così perfetto. Un filo di fatica qui a contenere l'esuberanza del posteriore. Via. Sono andato leggermente anche fuori di pista. Troppo facile però andare forte con queste vetture, troppo. Perfetta nel misto, tengo la seconda, non mi oso mettere la prima perché perderei tempo e farei scivolare troppo il posteriore. Impressionante anche qua nello stretto, come fluida nonostante la massa che c'è, perché la macchina non è leggera, eppure non la senti. Perfetta, via per chiudere il giro.
ultima curva, non c'è un filo di sottosterzo, è tutto perfetto, sarà un gran tempo. Scopriamolo insieme. Che bella questa Black Series, davvero un'opera d'arte di ingegneria, non solo di estetica. Bravi l'NG. Vediamo un po' di guida sporca, anche se non è la guida che prediligo con questa Black Series. Via! Bellissimo l'assetto, ma stupisce il propulsore, è un continuo, non sono i 730 cavalli, è la coppia di 800 Nm ed è un continuo tra coppia e potenza per tirarti via dalle curve in una maniera davvero impressionante. Grandiosa, spettacolare, veramente l'autostradale più incredibile che io abbia mai provato. Considerazioni finali su questa Black Series: impressionante il tempo. Nulla da dire, 1:14:10, c'è davvero poco da aggiungere. Abbiamo tolto qua oltre 2 secondi, circa 1 secondo e 2, 1 secondo e 3 km rispetto alla Ferrari 488 pista, che deteneva qui il record delle vetture stradali, ma soprattutto rispetto anche alla AMG GT-R che ha fatto 1:17:35. È imbarazzante la differenza. Io sono arrivato qui pensando che questa vettura potesse faticare per via del peso, 400 kg in più e un'aerodinamica non efficace in questo circuito così stretto, e invece la perfezione. 1:14:10, un tempo da vettura da rally di altissima categoria, con però rapporto finale da 180 e non rapporti da oltre 320 km/h. Incredibile, vi aspetto per il prossimo video, ma difficilmente avremo una vettura più veloce di questa.